che aiuto, porca miseriaccia, aiuto, ok, ho fatto una cosa sbagliata, aiuto. C'è chi muore da eroe e c'è chi vive talmente a lungo da diventare il cattivo. Benvenuti nello speciale di Halloween del tonsore consapevole e bentornati sul canale del vostro spaventoso tonsore di quartiere. Vabbè, leviamoci la maschera, letteralmente, in tutti i sensi. Facciamo così, guarda, la appendo pure. La appendo, È la stessa maschera dell'anno scorso, vabbè, riciclare i costumi non è male, ragazzi. Siamo in tema Halloween, benvenuti nello speciale di Halloween, perché mi piace fare queste cose. Adesso vediamo se riesco ad appenderlo così e quanto scommettete che questo a un certo punto del video cadrà. Però vabbè, almeno abbiamo qualcosina a tema, ragazzi. Bentornati sul canale, come dicevo. Oggi speciale di Halloween, infatti è giovedì. Volevo far uscire questo video di mercoledì addirittura, ma non sono riuscito perché è mercoledì oggi, quindi faremo uscire il video domani anziché il venerdì come al solito. Poi non vi preoccupate, torniamo alla solita programmazione di venerdì, perché una volta, come mi scrisse un utente sul canale, non è venerdì senza un video del tonsore consapevole. Che bella cosa, proprio ancora me la ricordo, grazie mille. Allora, che cosa andiamo ad utilizzare oggi? Vabbè, un set a tema, direi, no? Almeno un po' Halloween, un po' autunnale in generale, no? Halloween si usa la zucca, quindi vabbè, l'avete già visto in un unboxing di qualche giorno fa probabilmente. Stirling Pumpkin Spice. Allora, ieri stavo su YouTube, mi è capitato il video dell'anno scorso di Halloween di Luca Di Naro e utilizzavo lo stesso sapone. Mo non l'ho fatto apposta, raga, l'ho preso perché lo volevo per l'autunno. Dico, mo ci faccio pure lo speciale di Halloween e vabbè, non l'ho fatto apposta. Luca, scusami, perdonami, ma tanto manco li guardano questi video probabilmente, quindi bene così, bene così. Allora, riproviamo tra l'altro uno Stirling, perché questo è nuovo, ma i più... Madonna, senti, c'è l'allarme. I vecchi abitué del canale mi avranno visto tante volte utilizzare, specialmente quando stavo in Spagna, Stirling Gentleman, ancora una delle mie profumazioni preferite in assoluto. Mi è rimasto ancora mezza boccetta di dopo barba che mi sto centellinando perché è qualcosa di pazzesco. Stirling Gentleman, ragazzi, se avete l'opportunità andate ad annusarlo. E effettivamente non utilizzavo un sapone Stirling da parecchio, quindi eccoci, adesso li utilizziamo. Ci ho fatto un paio di prove, infatti solitamente questi appena aperti sono un po' rugosetti, ma l'ho già eroso con il mio bel pennello. Cosa andremo ad utilizzare come pennello oggi? Lui N3C di Body, mi stavo dimenticando come si chiama. E come rasoio un qualcosa di spaventoso, ragazzi, ma diciamo un qualcosa che spaventa me. Il Lord. Mamma mia, ragazzi, con sto rasoio non ci ho mai fatto pace. Però voglio fare una prova diversa, perché ok, testina Lord, che c'è chi decanta, adora. Io purtroppo non mi ci sono mai fatto rasature super confortevoli, sono sempre uscito con qualche danno. Però oggi voglio provare a metterci un manico più pesante. Questo è il manico del mio impero, che questo è il manico bulldog della Icon praticamente, preso e ripreso, insomma si vede veramente un po' dappertutto. Ottimo manico in acciaio, bello pesante. Vediamo che cosa succede se appesantisco questa testina, che di per sé è molto leggera perché è proprio di un metallo super leggero. Non credo, forse alluminio, non so sicuro, comunque è molto leggero. Vabbè, ragazzi, io mi sono pure dimenticato di prendere la ciotolina con l'acqua. Vedi che succede a fare le cose di fretta, ma non fa niente perché tanto io la parlantina ce l'ho, quindi vi distraggo mentre faccio le cose, mentre prendo l'acqua calda dal rubinetto. E niente, ragazzi, profumazione di questo sapone che è un treat, no? Si dice ad Halloween trick or treat, questo è un treat, è un dolcetto proprio. Pumpkin spice, adesso ci fanno pure i caffè allo Starbucks, le bevande, i caffè, i latti, i cappuccini. Praticamente consiste in questo, in un mix di spezie, la zucca chiaramente, perché pumpkin, guardate che carina l'iconcina della zucchetta qua sotto. Ed è un dolcetto, ragazzi, veramente buona, forse un po' forte. Questo l'ho fatto sentire a una mia amica che l'ha adorato, pure a me piace molto, trovo molto dolce.
l'ha sentito mia madre e mio fratello, no che schifo, brutto, levalo, mamma mia, quindi capite bene come può essere soggettiva una profumazione, specialmente nell'after. Questo è veramente veramente intenso, ma gli after di Stirling effettivamente sono belli belli intensi, ma soprattutto belli persistenti. Io mi ricordo quando mi mettevo Gentleman e mi rimaneva addosso, ragazzi, per ore e ore e ore, ma anche il giorno dopo lo sentivo sui vestiti, ma pestava praticamente, però era buono, quindi top. Chiaramente se c'hai una prestazione del genere su un profumo che non ti piace, a un certo punto diventa pure un pochettino nauseante, no? Quindi diciamo che è bene scegliersi bene queste cose. Allora, ecco qua, pennello ammollato, ragazzi. Io direi che possiamo cominciare. Tac, mi levo questi già che ci sono, prima che mi scordo. Do un'asciugata al pennello. Metto giusto 2 goccine di acqua sul sapone, ma proprio giusto per dargli proprio una svegliata, per facilitare un pochettino il montaggio. Tanto questi, ragazzi, sono saponi grassissimi, che poi, voglio dire, conoscete un pochettino tutti, quindi è praticamente inutile che vi faccia vedere l'Inci, che è questo qua, sì. Sapone tallowato, chiaramente. Americano. Americanissimo questo, proprio americanissimo. Profumazioni sparate, pasta super grassa, tallow a non finire, quindi insomma dai. Questo è un sapone adorato da tanti perché? Perché comunque ha una grande resa. Il vasetto è bello pieno perché parliamo di 170-180 grammi e quindi anche un buon rapporto qualità-prezzo, perché si paga un 18 euro per 180 grammi, quindi chiaramente lo vai a pagare come, che ne so, come un sapone della Goodfellas praticamente, che costa 100 grammi 10 euro. Ci sta, 1 a 10, 1 euro per 10 grammi. Mi pare, ho fatto bene la matematica. Oh, mamma mia, ragazzi, ogni tanto mi scordo che faccio ingegneria. Santo il cielo. Vabbè, abbiamo fatto già un bel prelievo così. Io non penso che ci sia da prelevare ulteriormente, anche perché con il pennello sintetico veramente è questione anche di metterci meno sapone, perché sennò poi diventa difficile il montaggio, specialmente questi saponi che sono molto grassi, molto tallowati. Barbazza insomma, quello che vi pare, di 5-6 giorni, perché ci tenevo a farvi lo speciale di Halloween in anticipo, quindi questa settimana non mi sono fatto la barba. Ho aspettato di registrare un video per voi, per me, per noi, per tutti. Ecco qua. La schiuma che si era fatta nel vasetto, me la metto qua, perché mi sono messo un dito nel naso, perché non si butta niente. Vai. Pronti, possiamo cominciare con il montaggio. Vai. Pennello, vabbè, tanto il pennello è già bello bagnato. Allora, profumazione. Lo sapete che cosa mi ricorda il profumo di questo sapone, ragazzi? Non so se ce l'avete presente. Il biscotto Lotus. Praticamente è un biscotto alla cannella, un biscotto speziato in generale. Teoricamente dovrebbe essere cannella e caramello, buonissimo, cioè il biscotto Lotus, la crema Lotus, a volte in qualche gelateria fanno pure il gusto gelato speziato biscotto speziato, dove utilizzano proprio il Lotus come additivo, diciamo, per dare sapore. Ed è buonissimo, se vi piace la cannella, il Lotus come biscotto è tanta roba, vi consiglio di provarlo. E questo mi dà un po' quelle vibes, perché è molto cannelloso ma anche abbastanza dolce, ma anche un pochettino speziato. Stirling non dà una vera e propria piramide olfattiva, dice 3 cose: sole, cuore, amore, zucca, cannella e noce moscata. Allora io sento particolarmente la cannella, come vi dicevo, e anzi spero che questo sapore non mi irriti, perché in faccia ancora non l'ho utilizzato, tanto lo conosco, lo so come è fatto uno Stirling, come si usa. L'ho utilizzato sul braccio per vedere se mi ricordavo come si montasse, e in viso mi sono voluto lasciare l'effetto sorpresa. Spero, ripeto, che non mi bruci, perché da quello che so la cannella è un allergene pure bello potente e c'è chi non la sopporta. Magari qui non ce n'è in grandissime quantità, ma io non sento assolutamente il sapone bruciare, quindi per fortuna. Poi in questi giorni ho la pelle che sta messa abbastanza bene, devo dire, non ho bolle, non ho fastidi, quindi bene così. Io continuo a montare. Ops.
E questo praticamente è già quasi pronto, ragazzi. Perché ok che è molto dallo vuoto, però si monta anche molto facilmente. Questo a volte è un sapone che si raccomanda anche ai principianti. Ma io ai principianti dico sempre, comincia con una Prolaso, monta quella e monterai tutto. Nella maggior parte dei casi, e poi in altri casi ci sono delle accortezze da seguire, come dicevamo anche nel video della scorsa settimana, quello su Kensei di Gentleman's Nod, che ha bisogno di un po' di coccole, diciamo, ecco, per dare la sua, per esprimere il suo potenziale. Questo invece vai, metti acqua, puoi pure sbagliare, lui si riprende. È un sapone di quelli proprio affidabili, sicuramente molto molto affidabili. Io continuo a inzupparlo di acqua. Vediamo un pochettino se rivaluterò questo sapone, perché dopo aver provato, dopo aver finito una confezione intera di sapone, la mia conclusione, che forse sul canale non ho neanche mai condiviso, è stata: sì, buon sapone. Diciamo che magari uno non lo compra per il post o per le prestazioni pazzesche o chissà che. Lo compra sicuramente perché è profumato, perché è molto profumato. Gli Stirling ce ne sono veramente, penso, un centinaio, quindi potete scegliere la fragranza che più vi piace. Ne troverete almeno una su 100 la troverete, e vi assicuro che ce ne sono tante di veramente veramente buone. Gentleman, Mountain Man, Ozark, ce ne sono veramente di buone. Anche questa è molto buona, ma vi deve piacere il dolce speziato così, perché se no eviterei. Quindi dicevo, uno lo compra per la profumazione sicuramente, per il buon rapporto qualità-prezzo, perché comunque ha un set, diciamo, artigianale, anche se questi sono prodotti quasi in larga scala, diciamo, dai, non da supermercato, però ecco, sono quelli più comuni da trovare in giro, diciamo, gli artigianali questi. Semi-artigianali, se così vogliamo chiamarli, ma questo non lo so. E sicuramente lo compra anche per il montaggio, puffosissimo. Che gli vuoi dire? Il montaggio di questi è esemplare. Ed è soprattutto facilissimo ad arrivare a questi risultati con lui. Una volta io sentii, ma stavo proprio agli inizi con la rasatura, dire: no vabbè, ma sono difficili da montare, perché sono tallo uguali, sono molto grassi, bla 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 bla. Lo provo, ero un super principiante, ho detto cavolo, è più facile della Prolaso praticamente. Cioè la Prolaso è un sapone che è bello, però va saputo utilizzare, ok? Olè. Ma banalmente, ragazzi, basta saper montare un sapone. Anzi, vi consiglio l'ultimo video uscito del buon Francesco Lalla, del nostro Stay Shade, che ha appena fatto uscire un video su come si monta il sapone, dove utilizzava proprio la Prolaso e dice tutte cose che vi avrei detto pure io praticamente. Quindi andatevi a vedere il suo video, perché è molto interessante, molto informativo, e poi lo sappiamo Francesco come monta i saponi, insomma. Quasi meglio del sottoscritto. Scherzo, non facciamo partire i dissing. Francesco, sei bravissimo, ciao. Vai, vediamo, spero di non farmi male, però per una rasatura mostruosa, spettrale, serviva qualcosa, no? Di un pochettino infamello. Guardatelo qua. Lui viene paragonato molto spesso come geometria al 316 di... Avete capito di chi è il 316? Non di Taylor, mannaggia, di Edwin Jagger, ok. Non l'ho provato quel rasoio, quindi vabbè, vedremo in futuro, perché comunque è un rasoio che programmo di provare. Eccolo qua, è un bel gap comunque, è un bel gap. Ci ho messo una Super Iridium come la metta, vediamo se riesco a farvi vedere anche l'esposizione dal cap, vabbè, neanche troppo. Dai, partiamo. La lametta non è particolarmente, diciamo, non resta particolarmente salda all'interno della testina, però non dovrebbe neanche vibrare, insomma. Comunque il suo lo fa, questa testina. Vai, barba lunga, quindi io spero di non distruggermi. Su questa testina il blade feel è tanto, cioè la sentite la lama che lavora. Cioè guardate come ha levato una barba comunque di diversi giorni senza veramente colpo ferire. E questo non dipende da me che ho la barba di uno di 10 anni, morbida, bla 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 bla, soliti commenti, ne abbiamo parlato anche nello scorso video, ma cioè, ho visto veramente fare cose a questo rasoio anche su gente, insomma,
molto più barbuta di me. Cioè, è pure soddisfacente da vedere, è pure soddisfacente. Piano, io ci vado piano piano perché proprio non voglio scorticarmi, perché sto rasoio a volte è fin troppo per me. Infatti mi sa che non farò neanche il contropelo perché già così mi sento proprio liscissimo. Ok. Forse il manico appesantito aiuta, ma già l'avevo testata questa configurazione, non con questo manico, ma col manico del King Sigillette, che già è più pesante rispetto al manico originale che richiede una certa destrezza che magari non ho, ragazzi. Insomma, non mi ci sono mai trovato con il rasoio intero, manico suo e testina, quindi boh. Boh. Ci ho messo il manico del King Sigillette che è più lungo, più pesante, ma questo è un pochettino più corto e ancora più pesante rispetto al manico del King C. Quindi, insomma, forse sta facendo il suo. Io non sento fastidi, non sento niente, quindi passerei al baffo. Come starei col baffo secondo voi? Ve lo dico io, probabilmente male. Fatemelo sapere però. Ok. Ok, sapone bello scorrevole, non mi lascia, diciamo, quella patina di scivolosità dopo che, oddio, se ci passo l'acqua un pochettino sì. Ecco, ritorna, sento un po' di scivolosità residua, quello sì. Però così a secco no, bisogneria passarci un pochettino di acqua, ma, cioè, questo è un sapone molto soddisfacente da utilizzare, proprio perché va questi montaggi semplici e super super fluffosi, ecco, vogliamo un nuovo termine. Allora, seconda passata. Io non mi devo sporcare questa maglietta perché la devo utilizzare per Halloween. Ho una festa domani. Non c'ho mica il tempo di rimetterla in lavatrice. Oh. Sì, sì, sì. Bello, bello. Bello sto sapore. Qua. Allora, io qui, allora, molto spesso, ok, io dico una cosa, che ai saponi bisogna dargli fiducia, nel senso, se vedete che il sapone magari è asciutto o comincia a evaporare, voi dategli fede, dategli altra acqua. Che magari uno dice, ok, se continua a metterci acqua questo evapora, e invece a volte certi saponi, più acqua ci metti, più si compattano quasi, no? Quindi hanno bisogno solo di un po' di una spintarella, di un po' di fiducia, di reidratare la schiuma. E quella ritorna bella, compatta, ecco. Io adesso qui stavo vedendo che la schiuma sì, era ancora compatta, però vedevo qualche bollicina di troppo. E ci ho messo altra acqua. E mi sta tornando la schiuma lucida. Molto spesso la seconda passata col sapone è migliore della prima. Cioè, guardate che roba. È migliore della prima perché si va ad aggiungere ancora più acqua al sapone. E magari è lì che si raggiunge proprio il punto d'acqua ideale del sapone. Mamma mia. Questo è veramente montaggio infinito, Stirling, ragazzi. Vai. Allora, adesso devo riflettere. Contropelo con questo io non so se voglio farlo, sinceramente. Volete vedere il sangue? Magari voi sì. Io no. Quindi, dai, mo ci penso mano a mano. Qui partiamo con un po' di... Vabbè, qui è sempre... Quando faccio così su di me è sempre traverso. Allora, vedo che mi stanno chiamando ma non posso rispondere. Scusami Tommaso, ti rispondo dopo. Mio fratello. Allora, qui faccio un po' di traverso, dai.
io sono delicato, ragazzi, che vi devo dire? Sono un bimbo, un neonato. Vedete, come vi dicevo qui, se passo il dito adesso è, insomma, no, è asciutto. Se ci metto un pochettino d'acqua, magari prendo anche un pochettino di schiuma così nei dintorni, allora sì, si ritorna. Mi stanno chiamando anche al cellulare, quindi, scusate, al telefono di casa, quindi immagino sia urgente. Scusatemi, torno da voi. Niente, vabbè, non era così urgente, però, vabbè, ci ho rimediato un pranzo all'Ikea. Godo, a me l'Ikea piace un sacco. Dicevamo, vabbè, intanto sono stato fuori a parlare e la schiuma non si è asciugata, come potete vedere. Ok, vabbè, fare sto test non serve a niente, però giusto per farvi vedere che la schiuma è ancora compatta. Io me la ridistribuisco. L'importante del sapone è che mantenga l'idratazione e la mantenga sul viso, chiaramente. Quindi, oh, sentite che bel suono che fa però, eh? Allora, vi posso dire, ragazzi, allora, rasoio bello spinto. Per me, troppo. Cioè, ok, i rasoi spinti. Questo sicuramente come geometria dal filo da torcere a magari rasoi più costosi. Però ecco, questo rasoio è solo efficacia. Cioè non è gentile, non è dolce, questo è ignorante. Questo è ignorante. Questo rasoio è il boro con cui fai l'incidente in motorino. Provi a parlarci, ma non ti ascolta. Dici che vuoi fare il CID e non lo vuole fare. E quindi ti tocca chiamare i carabinieri. Un po' me lo vedo, me lo immagino così questo rasoio. Un po' cafone. Vabbè. Allora, vabbè. Io direi che qui in realtà abbiamo finito. C'è ancora un qualcosina che si potrebbe levare, ma diciamo che con questo rasoio il BBS non mi interessa, perché già so che se passo e faccio un movimento sbagliato mi mitraglio. Se passo e non mi faccio niente, lui va troppo a fondo e tra un giorno mi vengono i peli incarniti, quindi io mi fermo qua. Ragazzi, la rasatura consapevole è questo, sapersi fermare. Sapersi fermare quando si sente di aver raggiunto il limite. Ecco, io magari posso dare altre 2 bottarelle qua, che non è un punto dove mi vengono peli incarniti. Qua, in modo da levarmi la soddisfazione, qua. Ma qua, che è proprio il mio punto assolutamente critico, giusto così, intraescio. Idem il baffo, che comunque però è liscio, quindi non mi interessa, sul baffo mi basta poco. Quindi mi sciacquo il viso, poi scappo perché devo andare a salvare Gotham, quindi sapete com'è, insomma. Eccolo qua, asciugamano giallissimo, in tema, non l'ho fatto neanche apposta, bello, bellissimo, bellissimo. Adoro queste cose, adoro fare le cose cromaticamente coordinate, mi piace talmente tanto che ormai lo faccio inconsciamente praticamente. Allora, vabbè, oh ragazzi, rasatura che è andata bene, guarda un po', allora forse la cannella non è proprio innocua su sto sapone, guardate qua. La vedete questa macchia rossa? Qui è dove mi è arrivato il sapone prima, solo che non sono passato con rasoio. Il sapone ha agito e mi ha arrossato. Aia, molto male questa cosa. Quindi ragazzi, diciamolo, se avete già avuto problemi con la cannella in passato, attenzione. La prova del 9 sarà con l'after, spero di non squagliarmi. Però lo faccio per voi ragazzi, lo faccio per voi. Allora, mi asciugo. After che non ha bisogno di essere agitato, questo è limpido, cristallino, vedete? Prendete esempio, guardate. Vabbè, questi sono super alcolici, ragazzi, praticamente sono benzina, non sono neanche particolarmente lenitivi, cioè questi danno proprio la botta alcolica potentissima. Vai, poste del sapone che alla fine
non è malaccio, non è malaccio assolutamente. Io per quello dicevo, ecco, magari non mi dà quel post che dici, sai, è differente, ne vale la pena, cioè magari è un post che riesco ad avere con altri saponi, però valutando il prodotto in sé, il giusto rapporto qualità-prezzo, quantità soprattutto, quantità-prezzo, le profumazioni che sono molto varie, tutto, un po' nell'insieme è un prodotto comunque che può valere la pena avere. Io questi li ho acquistati su Epoca Barberia perché ho approfittato di uno sconto di autunno su tutto il listino del 15%. Poi stamattina mi arriva un'email, sempre di Epoca Barberia, sconto di Halloween, 20%. Vabbè, l'ho preso un pochettino prima. Amen. Allora, inizialmente sento tanto proprio sta nota biscottosa, quel biscotto Lotus alla grande. Adesso mia madre andrò in macchina e mi dirà, levate questa cosa, mamma mia. Ecco qua. Botta alcolica che aiuto. Ok ragazzi, la cannella qui agisce tanto, quindi procedo a sciacquarmelo via. Porca miseriaccia, aiuto, mannaggia la miseria. No, ok, questo lo leviamo, ci mettiamo una cremina. Ok, ho fatto una cosa sbagliata. Aiuto, ho fatto una cosa molto sbagliata. Comunque adesso qui qualcuno starà guardando questo video ridendo e probabilmente, mannaggia, me lo sono non meritato, ma di più. Porca miseria. Ok, cannella no, ok. Basta cannella, col sapone me la sono cavata, con l'after proprio no. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che brutto quando ti dà questa reazione. È qualcosa di un po' macabro, doveva succedere, no? Se no, che speciale di Halloween era. Vabbè ragazzi, purtroppo non posso, cioè, il sapone magari pure sì, ma l'after no, non lo posso più, non lo posso utilizzare proprio, quindi vabbè. Che cavolo, dannazione, peccato, vabbè, diciamo che nell'after è un po' pesante sta profumazione, tanto pesante, sento molto la parte speziata, però un po' zucca e spezie, ecco, deve piacere. All'inizio della botta di biscottino carino, ok, c'è, ma poi diventa un pochettino più cupo, quindi facciamo una cosa, terminiamo con un po' di balsamino per placare l'irritazione. Io non sento già più niente per fortuna, però ecco, per evitare ulteriori cose o danni, visto che ho lasciato la pelle comunque così scoperta e del bruciore ce l'ho avuto, mettiamo un pochettino di balsamo che può un pochettino aiutare. Me lo metto soprattutto qui, poi cacchio vicino al contorno occhi, questo è male, non si fa. Il contorno occhi è ancora più delicato della pelle in sé, perché da quello che so io pure il contorno occhi ha un pH diverso rispetto al resto della pelle del viso. Quindi vabbè ragazzi, abbiamo fatto il danno, non fa niente, sto set non lo userò più, però in generale qualitativamente gli Stirling non sono male. Ecco, abbiamo questo sapone che è buono, ok? C'ha dalla sua, riconfermo quindi le mie impressioni, i miei pensieri, anzi ha dalla sua una grande resa, un ottimo rapporto quantità-prezzo, una vastità di profumazioni tra cui si può scegliere, un montaggio molto facile, quindi è sicuramente un prodotto bello da usare, bello da utilizzare, bello anche da scegliere a volte, perché tu vai lì, scegli tra le decine di profumazioni e quando trovi la tua dici ok, questa è fantastica. Così a me è successo con Gentleman, andai in negozio e dopo averne annusati 10-20 che mi dicevano sì, buono, però prendo quello e mamma mia, spettacolare, buonissimo. Cos'era quello? Vaniglia, muschio, ambra, una cosa del genere. Sì, ambra, vaniglia, muschio, mi pare pure un'altra cosa, ma era fantastico. Però ecco, mi raccomando, se avete after parecchio alcolico, quindi vi consiglierei anche di mettervi un balsamo insieme a lui, soprattutto se avete la pelle secca. Quindi se siete sensibili, ok, se siete delicati,
evitate questo, evitate questa profumazione con la cannella dentro, evitate la cannella in generale. Io l'ho fatto a mio rischio e pericolo perché effettivamente un set con la cannella dentro non lo avevo mai provato, adesso so che devo evitarlo. Quindi vabbè ragazzi, questo video è durato veramente troppo. Io vi auguro un buon Halloween, un buon 1° novembre, un buon ponte in generale, perché ci capita finalmente Halloween di giovedì, quindi venerdì, sabato e domenica si fa un bel ponte, almeno per voi. Io no, questo weekend lavorerò lo stesso, però vabbè, è stato un piacere ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!